Bentornati a Scoring for Films da Vito Lorè e Fabrizio Campanelli. Allora, siccome finché ci permetteranno di farlo, di lavoro facciamo ancora quella cosa che scrive musica, eccetera, eccetera. Con l'intelligenza naturale. Con l'intelligenza naturale, per ora, poi vedremo. Cerchiamo di dare ai nostri amici sempre qualche spunto, qualche idea. A volte la prendiamo da un grande tema, a volte da un qualcosa di orchestrazione, o a volte partiamo dal suono ancora prima che dalla nota. Oggi cosa facciamo invece? Partiamo da noi. Partiamo da noi. Quello che facciamo oggi con voi è un esperimento praticamente live. Sì. Ecco, ovviamente abbiamo preparato alcune cose, ma insomma il processo comunque lo vediamo insieme, nel senso che lo vediamo insieme e vi facciamo vedere come da una nota si può creare un mare di suono. Sì, quello che oggi potrebbe essere definito un soundscape, no? Esatto, o anche un pad, oppure un arpeggio che racchiude quelle caratteristiche ibride che tanto piacciono alle colonne sonore di oggi. Certo. Tra acustico e elettronico, matrice acustica del suono, arpeggio e quindi andamento tipicamente elettronico. E vediamo come. Allora, siamo partiti da una nota. Da che nota innanzitutto? Mi è una nota un po' strana. Si bemolle, doppio bemolle. No, il C3, ecco, proprio la nota centrale del pianoforte. Siamo partiti, siamo stati anche forse un po' banalotti, se vogliamo, ma partendo da questa nota, cosa ti sei inventato questa settimana? Allora, ci invitiamo a questo bellissimo procedimento, fatelo a casa, mi raccomando. A casa. Premessa, noi lo stiamo facendo su Cubase, qualsiasi do è in grado di gestire con i propri samplers interni, certo, la stessa meccanica. Qual è la nostra meccanica? Siamo su Cubase, apriamo il nostro fantastico Swam Violin. Noi vediamo il nostro meraviglioso violino, di cui senza andare troppo lontano ci interesserà il Do 3. Il C3. Tac, eccolo lì. Eccolo lì. E noi con la nostra bellissima matitina acquisiremo il nostro Do 3. Eccolo qui. Abbiamo inserito il nostro Do 3. Sentiamolo. Questo Do 3 è già un pochino arricchito con un riverbero. Perché c'ha già una stanza, esatto, già un suo. Ricordiamo che gli Swam hanno integrati il plugin ambiente che ci consente di avere diverse opzioni di ascolto. Noi adesso mettiamo una large hole dark. Sì. E ci piace la lunghezza, ci piace. Già. Ecco, questo suono. Già da solo. Cosa facciamo con questo suono? Benissimo. Lo esportiamo e lo integriamo nella nostra Do. Esportiamolo. E questo sarà un po' il DNA da cui costruiremo il nostro golem. Esatto, perché noi adesso vediamo qui l'immagine, no, la forma d'onda della nostra nota di violino. Adesso questa nota di violino sarà la base di tutta la costruzione sonora che noi affideremo al campionatore. Giustamente, siamo dicevamo prima che ogni Do ha un campionatore. Al suo. Noi abbiamo un bellissimo campionatore, un sampler di cui possiamo attivare una traccia. La traccia è il sampler track, chiamiamolo VLN sampler track. Eccoci qua. Cosa ha di particolare questo campionatore? Si può leggere al centro drop audio sample e non vogliamo droppare con tutta la fatica che abbiamo fatto a generare quel Do 3. Esatto, lunghissima, fatica tremenda. Prendiamo il nostro bellissimo suono appena esportato e lo introduciamo nel nostro campionatore. Allora, è ovvio che qui stiamo facendo vedere una nota sola per farvi vedere quanto tecnicamente è semplice, però già da una nota sola scopriamo delle cose veramente interessanti. Vedi? Noi clicchiamo il Do 2, il Do 3, anzi vediamo che il root key è già segnato sul Do 3, quindi siamo a posto. Già settato. Cosa ha di particolare questo campionatore? Essendo basato su una traccia che diciamo ne consente l'utilizzo, la traccia è una traccia MIDI, ovviamente l'input di quel campionatore, quindi di ciò che farà suonare quella nota registrata è un input MIDI che può subire delle modificazioni. Quale modifica migliore in input di un bellissimo arpeggiatore
che si chiama in questo caso su Cubase Arpash SX. Cosa fa l'arpeggiatore? Quello che c'è che dice il nome stesso. Esatto. Prende la nota in input che noi abbiamo suonato e la duplica. La Certo. duplica con una ripetizione di note che hanno la durata che noi vogliamo. Certo. Scegliamo di usare come pattern. Dobbiamo dirgli che tipo di arpeggio vogliamo, no? Esattamente. Facciamo un up and down. Ok. Qui selezioniamo Bello, up and down. mostly up, mostly Esatto, down, ok. Ci sono tantissime opzioni, ovviamente. Esatto. Mettiamo, perché ci fa comodo, a 120 di ppm, Ok. quindi abbiamo proprio Livellato 120 super normal, un ottavo in terzine. Ok. E lunghezza delle note un sedicesimo. Adesso questo arpeggiatore prenderà la nostra nota di input e la moltiplicherà secondo le indicazioni questo schema. che gli abbiamo dato. E sai che c'è, Vito? E suoniamocelo questo C3. Ma sì, ok? dai, non badiamo a spese. Nel nostro campionatore, Vito, c'è una funzione molto interessante che si chiama one shot. Questo one shot ci consente di tenere lunga la nota del campionatore senza, sarebbe così, con il one shot attivato Certo. si sovrappone, ok? Quindi lasciando libero noi abbiamo una durata della nota lunga che è quello che ci consente di avere l'effetto pad su una nota sola Oppure su più. o su un accordo. Certo. Possiamo fare ancora di più, possiamo suonare direttamente un bellissimo accordo. Azzardo, do maggiore? Ma vedi un po' Botta tu? di vita, vai. Probabilmente sì. E questo è il risultato. Abbiamo già iniziato a capire che possiamo iniziare a stendere un agglomerato sonoro. Il passo successivo, immediatamente successivo, dare un ulteriore passo verso la dimensione sonora, aggiungendo due cose fondamentali, due riverberi. Il primo riverbero che scopriamo che usiamo in questo caso è un Utopia, si chiama, come dice il nome del plugin, promette ampie cavalcate verso l'infinito. Però magari proprio promette non mantiene. No, questo mantiene. Okay. Infatti adesso sentiamo l'effetto sonoro del nostro accordo. Ok. Il suono si è disteso tantissimo. Il secondo che oggi ti voglio e vi voglio far vedere è il Valhalla Shimmer. Vediamo. Sentiamo prima Con senza e poi lo attiviamo. Ok, questo shimmerino ci serve per provare a stendere un nostro esempio che abbiamo preparato. Ecco il nostro campionatore Che lavora. che sta ribattendo le note. Che lavora. Perché gli arrivano le note in input dall'arpeggiatore. E col one shot si sovrappongono le note, vanno insieme a creare un agglomerato. Quindi con una nota di violino siamo partiti. Certo. Abbiamo esportato la nostra nota di violino. Abbiamo incluso un po' di riverbero naturale del plugin ambiente o di qualsiasi altro riverbero, l'abbiamo inserito nel nostro campionatore, abbiamo attivato la one shot e abbiamo messo in input sulla traccia un bellissimo arpeggiatore. Arpash SX. Riassumendo, potete provare in tutti i modi. Noi abbiamo provato con diversi settaggi, ad esempio questo è un altro effetto leggermente diverso ma sempre con la stessa pasta. Ad esempio, qua abbiamo usato sull'Arpash il pattern con Picking Pattern 4, quindi non quella up and down che abbiamo usato in un'altra tipologia. Questa combinazione crea una ripetizione che, sommata, dà un amalgama sonoro un pochino diverso. Perché comunque dà questa dimensione spaziale. Possiamo avere anche un effetto con una separazione più discreta delle note e lo abbiamo preparato qui.
Senti come le ribattute sono più presenti, più vivaci? E qui cosa abbiamo usato? Sempre il nostro Utopia, ma aggiungiamoci il nostro amato Space Modulator. Urca. Cioè, con lo Space Modulator, con questi settaggi che potete vedere e replicare a casa, perché è fondamentale che li replichiate a casa. Sì, è fondamentale, insomma. Allora, ovviamente qui ci dà un assaggio magari di fantascienza, anche un po' retro per certi versi, ma è ovvio che il concetto è divertitevi, Esatto, sbizzarritevi. Esatto. E ricordiamo tutto partendo da questa nota, questo Do3 di violino. Qual è la particolarità? È che possiamo scegliere, e anzi dobbiamo. Possiamo scegliere diverse matrici, diverse sorgenti sonore. Adesso noi abbiamo esportato tutto in the box, come si dice, come dicono oggi quelli bravi. E la nota di violino dallo SWAM. SWAM ha una generazione, ovviamente sintetizzatore modello fisico, ha una generazione molto realistica, ma possiamo usare, e anzi vi esortiamo a usare, registrazioni, una nota di piano, ma magari nota di chitarra, una nota di violino. Sì, dopodiché non dimenticate mai naturalmente che adesso avete ascoltato, come dire, un risultato fatto veramente in manciate di minuti, che non è detto che debba essere questo il pezzo che uscirà, magari questo può essere una parte della sonorità, del mondo sonoro che stiamo andando a creare. Diciamo che questa cosa, soprattutto nel linguaggio del cinema, molte volte ti toglie anche un po' le castagne dal fuoco, esatto. Perché se il regista ama questa sonorità, insomma, e crea un letto particolarmente interessante. Dopodiché su questo letto ci potete fare quel che volete. Tutto quello che vuoi. Puoi anche combinare questi soundscapes, arpeggi. Gli arpeggi adesso noi li abbiamo tenuti molto larghi, molto impastati come suono, ma possono essere arpeggi molto più stretti, molto più definiti, diretti, quindi bisogna solo provare. L'importante è giocare col campionatore, perché giocare col campionatore, soprattutto a partire da propri suoni, proprie registrazioni, anche semplici, non per forza fatte con un Neumann da 5.000 euro, possono portare a generazioni inaspettate. Sì, anche perché quando abbiamo a che fare con i ragazzi, anche durante le masterclass, ci rendiamo conto che tanti ragazzi, magari anche molto preparati, molto in gamba, che hanno studiato, che sanno tutto, ma magari non hanno mai usato un campionatore in vita loro. Esatto. Perché, voglio dire, certo, i ragazzi potrebbero dire, ma di questa roba se ne trova anche già pronta, bella, anche impacchettata. Certamente, ma ritorniamo al discorso dell'artigianalità, ritorniamo al discorso della originalità, non nel senso che si sia inventato assolutamente nulla, ma che questa cosa è stata fatta qua. Poi può piacere, non piacere, essere ovviamente una parte o essere un tutto, essere il letto, come diceva Fabrizio, ma la cosa più importante è che questa roba qui non è stata presa da nessun loop, da nessuna library, assolutamente, da nessun preset, nessun pad, ed è un fabbricatore di suoni che può consentire di avere una propria originalità. Stavo dicendo, questa roba qui è vostra e servirà per fare la vostra cifra stilistica. E quindi provate a casa, diteci se l'esperimento scientifico vi è riuscito, che suoni avete creato, che suoni vi sono venuti in mente come matrici di partenza. E soprattutto, se non avete mai fate tanti esperimenti, ragazzi. Noi abbiamo ovviamente semplificato, giocando sul fatto di partire da una nota sola. Provate, certo, osate. Ora noi vi abbiamo fatto vedere uno dei N infiniti, ma veramente infiniti, non è un modo di dire, che noi utilizziamo nel nostro lavoro. Certo. Questo procedimento molto semplice è la base di alcuni suoni che ho creato per una colonna sonora che sto scrivendo. Proprio questo, cioè quello che vi abbiamo fatto vedere adesso, quindi non è, come dire, ha una sua utilità anche proprio pratica e produttiva. Per cui, se avete fatto qualcuno di questi esperimenti, scrivetelo, scrivete magari che campionatore avete usato, che effetti avete usato, quali settaggi, eccetera eccetera, e poi ovviamente ci riconfronteremo magari durante una live o durante una prossima occasione. E buon campionatore a tutti. Ciao!